Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere se con una determinata persona, e può essere una persona a livello romantico piuttosto che un amico o un familiare, se ci sarà una riconciliazione, diciamo, entro i prossimi 2 mesi. Abbiamo la prima scelta, che è il mazzo blu e azzurro ed è uscita la ruota della fortuna, e poi abbiamo la seconda scelta, che è il mazzo azzurro ed è uscito il 6 di coppe. Quindi scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la ruota della fortuna. Andiamo a vedere se ci sarà una riconciliazione con questa persona. Io intanto ragazzi, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Poi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Per chi poi invece volesse contattarmi, può scrivermi un'email a questo indirizzo qui. Bene, andiamo a vedere per le persone con il mazzo blu come andrà la situazione con questa persona, quindi se ci sarà la riconciliazione. Ok, 10 di spade, 10 di pentacoli, imperatrice, abbiamo la carta del sole, 8 di pentacoli, 2 di coppe al contrario, la carta del carro, la regina di spade e l'8 di spade. Bene cari amici, allora devo dire che con questo 10 di spade e questo 10 di denari c'è una chiusura di un ciclo. Vi dirò, vedendole così in ordine, ho come la sensazione che vi lasciate questa questione alle spalle con questo 10 di spade, perché appunto è il termine di qualche sofferenza, mentre con il 10 di pentacoli, che è una carta di unione familiare, è una carta di stabilità anche familiare, di concretezza, parla proprio di gruppo, di famiglia ampia. Quindi ho come la sensazione che nei prossimi 2 mesi questo tipo di situazione verrà lasciata indietro. Anche perché poi ragazzi abbiamo l'imperatrice, quindi qui si tratta di andare verso l'espansione nella relazione con questa persona. Per qualcuno, considerato che c'è l'imperatrice, potrebbe fare riferimento a una relazione con la madre, o se siete voi madri o anche padri, però è il, diciamo, il lato materno, ehm, che magari voi potreste sviluppare nei confronti di questa persona o viceversa. Datemi una carta in più per questa imperatrice. Sei di spade e 4 di coppe. Sì, ho come l'idea che dobbiate andare avanti un po' per la vostra strada, perché diversamente finché rimanete, diciamo, in questa situazione che è buona, però è come se avessi bisogno di allontanarvi per riuscire a vedere certe cose che adesso non vedete. Ok, poi abbiamo la carta del sole, l'8 di pentacoli e il 2 di coppe al contrario. Ho come l'idea, ragazzi, che qui dobbiate lavorare su quello che è la vostra essenza, sul vostro lato yang, quindi sul vostro modo di agire. Quando c'è la carta del sole si parla sempre di azione, di far qualcosa, di muoversi, di avere l'impulso di esprimere la propria essenza. Fate attenzione perché quando c'è anche la carta del sole si parla anche un po' di ingenuità. E come, datemi una carta per il sole. La regina di denari.
Mm. Sì, c'è qualche cosa legato o a una madre o al prendersi cura di qualcuno, di qualche cosa. C'è molto a che vedere con questioni pratiche, questioni, diciamo inerenti alla quotidianità. Difatti, anche avendo l'otto di pentacoli, è un po' come se il problema nel magari vedere questa persona potrebbe essere proprio il lavoro, la quotidianità, appunto. Il punto è che con questa persona non ci sono compromessi, non ci sono patti o accordi. Quindi in un certo senso è un po' come se poteste fare quello che volete voi. Se per esempio fosse una relazione di lavoro, ed è successo qualche cosa che non vi è piaciuto e che è necessario lasciarvi alle spalle, qui è un po' come la sensazione che vi dicano di navigare un po' più lontano per riuscire a rendervi conto delle possibilità che effettivamente ci sono. Tenete presente che la carta dell'imperatrice è comunque una carta che parla di espansione, di abbondanza e di prosperità, così come il sole. Mm? Ehm, Ho come la sensazione che queste due carte siano un po' collegate, nel senso che qui c'è la necessità, il bisogno, proprio l'esigenza di fare un percorso, fare un pezzo di strada, che può essere un viaggio insieme con il carro e il 6 di spade. Se fosse per esempio una questione, un progetto lavorativo, può essere di fare appunto un pezzo di strada insieme, di lavorare insieme per un periodo, perché qui c'è bisogno di capire ehm, che bisogna dare una direzione a questo tipo di relazione. Ripeto, che sia romantica, che sia lavorativa, che sia familiare, è come se si dovesse fare un po' il punto della situazione e dire ok, dove vogliamo andare? Abbiamo anche poi la regina di spade e l'otto di spade. Allora, la regina di spade in questo caso vi dice di essere determinati con quello che volete. Mm? Tenete presente che avete 10, 10 e 10. Quindi nuovi inizi. Per cui con la regina di spade si tratta di tagliare quello che non serve più, si tratta di mettere in ordine i propri pensieri, perché il punto è che qui siete un attimino offuscati, ma come vi dicevo, avete bisogno di prendere le distanze. Possono essere distanze emotive, distanze fisiche o distanze semplicemente per diventare osservatori. Sapete quando tipo si fa un passo indietro e si dice ok, la dinamica è questa, perché? Perché sento che avete bisogno di vederci meglio, più chiaro. Quindi forse fare schemi, fare progetti, tabelle potrebbe aiutarvi a capire meglio i pro e i contro o della situazione o della relazione in sé con questa persona. Di conseguenza anche che cosa si può migliorare con la relazione di questa persona. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro riesco a dirvi. Proiezioni e rinascita, un altro 10 ragazzi, ed è un 10 di spade. E questo è un 7 di coppe che in questo mazzo viene chiamato proiezioni. Ehm, Guardate, l'unico posto in cui posso vedere le proiezioni è qui, nel senso che quando c'è il 4 di coppe perché c'è una sorta di cecità e anche qui con l'otto di spade c'è una sorta di cecità, non si vede qualcosa o si vede in modo distorto visto che ci sono delle proiezioni. Questa carta è interessante, ragazzi, guardate, mi viene in mente questo 2 di coppe. Allora, in questo mazzo nel specifico, diciamo così, l'invito vuole essere a guardare che cosa ci rispecchia, che cosa, diciamo, ci specchia l'altro che ci dà fastidio. Normalmente quando ci dà fastidio qualche cosa degli altri è perché quella cosa lì dentro di noi non l'abbiamo elaborata.
Quindi è un po' come se fosse sì, tipo un invito a capire, grazie alla legge dello specchio, che cosa potete lavorare di voi stessi, avendo ben chiaro che cosa vi dà fastidio degli altri. E qui c'è di nuovo rinascita. È un po' come il dire lasciarsi le vecchie pelli indietro, i vecchi rancori, le vecchie questioni che non servono più. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, grazie. Wow, carta numero 23. Allora, bellissima rappresentazione, devo dire. Aspettate che ho anche la luce, vediamo. Ecco, bellissima immagine, ha degli occhi stupendi. Allora, questa carta, ragazzi, la sento piuttosto collegata col sole, perché il sole in questo caso esprime proprio la propria essenza, no? Quindi il tirare fuori il vero sé, il tirare fuori quello che è la passione, l'energia interna, e questa carta anche vi dice il vostro sé eterno, cioè la vostra anima, quella che va da una vita all'altra, fatela brillare, prendete coscienza e connettetevi con la parte più interna di voi stessi. È un po' per fare quel lavoro che vi dicevo prima, ehm, delle proiezioni, ok? Guardate ragazzi, ho come la sensazione che questa riconciliazione potrebbe esserci a causa di un'altra persona, come se ci fosse un'altra persona che intervenga, e possa in qualche modo mediare. Il consiglio che vi danno le carte è quello di essere determinati, perché se c'è qualche cosa che vi ha fatto soffrire, per riuscire a costruire questa famiglia allargata bisogna dare una direzione alla relazione, un senso di espansione. Cari amici della prima scelta, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere come vi risuona. Io spero che la lettura vi sia stata utile, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del 6 di coppe. Anche per voi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Chiedo scusa un attimo. Scusate, mi ero accorta che c'erano delle carte girate al contrario e non mi piace iniziare le letture con le carte mischiate, metà al contrario e metà dritte. Bene, allora, dicevamo, anche per voi andiamo a vedere se ci sarà una riconciliazione con questa persona. Tenete sempre presente che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare una delle altre, l'altra lettura, e se invece volete contattarmi mi potete scrivere un'email a questo indirizzo qui. Allora ragazzi, cominciamo con un 3 di spade. Devo dire che anche l'altra lettura è iniziata con un 10 di spade, quindi carte di sofferenza. Gli amanti, la morte, 8 di coppe, cavaliere di spade, 8 di pentacoli, 10 di denari, 5 di denari, 9 di bastoni e 5 di spade. Wow! Ragazzi, con questo 3 di spade e la morte, devo dire che la questione è ancora aperta, probabilmente c'è ancora questa ferita aperta con questa persona, fa ancora male quello che è successo. Vi dico che essendo una persona, dunque essendoci un 6 di coppe, potrebbe essere una persona che avete conosciuto magari durante l'infanzia, potrebbe trattarsi di un amico, o avendo qui anche la carta degli amanti, potrebbe essere una questione magari di tipo romantico.
Guardate, in realtà vi dico che è vero, si parte da questo 3 di spade, però è anche vero che poi abbiamo gli amanti in mezzo, quindi si parte da una situazione probabilmente di sofferenza, di carenza, di pianto, fatemi vedere, giustizia, 9 di coppe, asso di bastoni. Ehm, Credo che ci sia qualche cosa legato a un sogno, legato a un inizio, legato per qualcuno a un tradimento, ragazzi. Per qualcuno è proprio un tradimento. All'interno di un matrimonio uno dei due ha tradito l'altro. Perché qui abbiamo la giustizia che è una carta bella di contratti, molte volte parla appunto di contratti di matrimoni. Il sogno è un asso di bastoni, che di solito è l'incontro sessuale. Quindi, vedendo le tre carte così sono bellissime, ma se tutto questo vi danno sofferenza vuol dire che non sono le vostre. Nel senso che fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché non è detto che sia un incontro, cioè un tradimento, scusate, necessariamente dove uno dei due all'interno del matrimonio vada con un'altra persona, può anche essere una sorta di tradimento magari sulla fiducia, perché magari c'era un sogno ehm, condiviso e c'è la voglia di iniziare questo sogno, di fare un'azione concreta, ma è come se nel passato ehm, questa situazione non... Sì, c'è qualche cosa che o è l'azione in sé che manca, o è il fatto di non avere un sogno magari insieme a questa persona, di non aver progetti. Sta di fatto che con la carta degli amanti, ragazzi miei, qualche cosa cambia. Perché abbiamo... Adesso datemi una carta per gli amanti. Abbiamo il mago e il 6 di spade. Allora, può essere che questo sogno, se fosse stato un viaggio, per esempio, diventi realtà, che si organizzi un viaggio. Magari appunto se vivete in posti diversi, può essere che ci sia un viaggio. La volontà di organizzare un viaggio, qui ci sono due assi, Perché comunque la carta degli amanti è una carta di forte equilibrio, una carta di innamoramento, è una carta... Guardate, avete anche due arcani maggiori, uno dietro... scusate, uno dietro l'altro e anche questo è un arcano maggiore. Quindi voglio dire, i presupposti ci sono perché si crei una relazione in armonia, una relazione, sì, in equilibrio. Sta di fatto che poi c'è la morte, quindi è come se ci fosse una sorta di rinascita, ok? Il punto credo che c'è un viaggio di mezzo, qui, c'è uno spostamento, perché anche qui abbiamo l'otto di coppe. È come se qualcuno dovesse decidere di spostarsi, magari per andare a convivere, magari per riuscire anche solo a fare una chiacchierata. C'è da vedersi faccia a faccia e quindi c'è la necessità di spostarsi. Allora, ho come l'idea che, diciamo, questo vostro desiderio... C'è un cavaliere di spade, quindi o parla di una forte determinazione da parte vostra nel voler raggiungere questo tipo di obiettivo, quindi questa riconciliazione piuttosto che riappacificazione. Diversamente potrebbe essere che uno dei due corre un po' troppo nei confronti dell'altro, ok? Anche perché ho come la sensazione che qui ci siano questioni quotidiane legate anche al lavoro che potrebbero rendere difficoltoso questo tipo di o spostamento o di sogno. Mm? Sì, qui ho come la sensazione che è qualche cosa che si sta aspettando da tanto tempo. E avendo la giustizia, è come se qualche cosa arrivasse per giustizia divina. Allora, qui abbiamo il 9 di coppe, che è la carta di sogno compiuto, di appagamento emotivo, l'asso di bastone è la carta di nuovi inizi, di fiamme, di nuove passioni, però ragazzi abbiamo la giustizia. La giustizia non sempre colpisce in modo giusto. Sapete che si dice che la giustizia è cieca.
Non so, fatemi sapere che cos'è questo 3, scusate, questo 3 di spade per voi. Sta di fatto che poi andiamo sotto, abbiamo un 10 di pentacoli, un 5 di pentacoli, un 9 di bastoni e il 5 di spade. Dunque, ragazzi, detta sinceramente, ho come la sensazione che con questo 10 di pentacoli voi stiate benissimo così, come se aveste trovato un nuovo equilibrio. Mm? Vi dico, il 5 di pentacoli non è una bella carta, è una carta di delusione. E considerato che qui abbiamo la morte e che poi alla fine della lettura avete questo 9 di bastoni, che è una carta che parla di difendersi, di guardarsi le spalle, e in più avete questo 5 di spade che parla di lotte, ragazzi, ho come la sensazione che potrebbe essere che l'altra persona torni, ma che voi non abbiate tutta questa voglia di riconciliarvi subito. Cioè, ho come l'idea che con queste due carte ci sia come un nuovo capitolo della vostra vita, ma sarete diversi nei confronti di questa persona. Fatemi vedere il 5 di pentacoli. Sono tante. Regina di spade, cavaliere di bastoni, 8 di bastoni, diavolo e asso di coppe. Così, che non le vedete tutte, se no. Ok. C'è una sorta di rigidità, o c'è bisogno di una sorta di rigidità, perché ragazzi, con tutte queste carte qui arriva qualcuno, questo è sicuro. Arriva qualcuno, fate attenzione perché c'è un 5 di spade e il diavolo, quindi potrebbe essere qualcuno che cerca un po' di vendervela per iniziare una nuova relazione romantica. Vi ricordo che qui avete comunque la carta degli amanti, quindi ci potrebbe essere una nuova relazione con questa persona di tipo romantica, o se non è una persona di tipo romantica, anche semplicemente un nuovo inizio con la relazione di questa persona, ma essendoci il diavolo, difendetevi bene. È come se non ci fosse più la relazione di prima. In realtà la riconciliazione la vedo, ma è come se a voi ormai questa persona fosse un po' scaduta e che quindi nonostante tutto quello che vi può raccontare questa persona vi crea sempre un po' questa sorta di delusione, di sensazione di dovervi proteggere. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi riesco a dire ancora. Allora, la guida. Noi siamo il mondo e un'apertura. 10 di denari, 10 di denari. Ho l'idea che qui vi vogliono dire di trovare la vostra guida interiore, perché giustamente è come se avesse bisogno di creare un nuovo mondo. Se questa persona è tanto tempo che fa parte della vostra vita, magari una relazione di lunga data, un matrimonio, potrebbe essere un'amicizia veramente da vecchio tempo, o considerato che c'è 6 di coppe, tenete presente che c'è anche la carta degli amanti, tenete presente che per qualcuno si potrebbe trattare di anime gemelle. Ripeto, le anime gemelle non sono solo quelle romantiche, sono anche quelle, le persone che conosciamo a livello lavorativo, i nostri familiari. Mm? Però ho un po' come la sensazione, perché vi è uscita 2 volte anche la giustizia, come se doveste, diciamo, imparare ad essere più giusti, più equanimi, a valutare meglio le cose da entrambi i punti di vista, probabilmente. Ehm, la giustizia è anche una carta che parla di regole, di mettere in regola, di regolarizzare qualche questione,
qualche tipo di magari collaborazione per voi potrebbe essere. Andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo che cosa hanno da dirvi. Wow, ve lo metto qua vicino all'otto di spade, carta numero 31, connessione. Ragazzi, qui si tratta di comunicazione, si tratta di connettersi proprio in rete, intendo, si tratta di social, si tratta di parlare, quinto chakra, tutto quello che è la vostra capacità espressiva. E ho come l'idea che questa carta parli di connettersi l'un l'altro, però anche di connettersi con se stessi. Mm? Questa carta nel mazzo di... è anche questa. La guida migliore siamo noi stessi, ok? Quindi è giusto farci guidare da noi stessi e dal nostro sé superiore anche. E qui questa carta, cioè in questo mazzo viene chiamata la carta della giustizia un'apertura ed è come se ci dovesse essere tipo un'apertura del cuore. E qui infatti vediamo anche l'asso di coppe. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere poi come vi risuona. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me. Se vi è piaciuta potete comunque mettere like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!